Moira, prima della malattia, era una ragazza di 18 anni, faceva la ragioneria, una ragazza come tante altre con una particolarità del capello rosso. Vivace, che aveva tante prospettive di spaccare il mondo, come spesso accade, e che poi purtroppo è incappata in una situazione dalla quale poi non è più riuscita ad uscire. Tutto quanto è iniziato all'età di 18 anni, mi ricordo precisamente. Ero a scuola durante un'interrogazione di italiano in quarta ragioneria e mi fanno una domanda e non riesco a pronunciare bene le parole con la lettera R. Cioè, ma improvvisamente. E mi sentivo proprio la lingua legata. In concomitanza con raffreddori o con altre formule virali, chiamiamole, che potevano essere dall'influenza intestinale al raffreddore banale, voglio dire, iniziavano formicolii agli arti inferiori e alle arti superiori. A volte erano di bassa intensità, per cui riuscivo a gestirmeli autonomamente, a volte arrivavo proprio al punto più basso, dove magari per alcune ore perdevo l'uso magari o delle gambe o delle braccia, più le gambe comunque che le braccia, e poi autonomamente riprendevo da sola. Sono andata a pronto soccorso, avevano detto guardi, provi a prendere delle vitamine, potrebbe essere stress, stanchezza e quant'altro, anche perché poi effettivamente riprendevo da sola. Si era innescato il meccanismo quasi da dire vabbè, si sistema da solo, per cui più di tanto grave non è. Non ho mai voluto affrontare la cosa sotto profilo del farmaco, dello psicofarmaco. Sentivo che non era quella la problematicità, voglio dire, però neanche non riuscivo a capire il motivo di quello che mi accadeva. Sono andata avanti così dall'età di 18 anni fino al 2012. Il 24 gennaio del 2012 mi esplode una febbre a quasi 39, partono immediatamente i formicolii alle gambe e alle braccia, solamente che questa volta non si fermano. Avevo completamente perso l'uso delle gambe e delle braccia e iniziavo ad avere molta difficoltà a deglutire. E questo mi ha mandato letteralmente in panico, per cui ho chiamato il 118. Mi sono fatta ricoverare, mi sono fatta una notte che mi aspiravano la saliva dalla gola perché non riuscivo più a deglutire, però non mi facevano nessuna terapia perché non avevo mai fatto terapie, per cui di per sé non sapevano quelli del pronto soccorso che terapia farmi. Le prime 3 settimane mi imboccavano perché non riuscivo a mangiare da sola. E poi fortunatamente con la fisioterapia sono riuscita a recuperare anche l'uso delle gambe. Mi hanno spinta a provare da sola col 3 piedi con il bastone e sono riuscita a fare 2 passi da sola e lì sono scoppiata a piangere perché ovviamente dopo 2 mesi che ero in carrozzina per me è stata una rinascita effettivamente. Mi dice guarda, da tutte le indagini erano arrivate intanto, voglio dire, anche i risultati che avevano mandato al BESTA sul prelievo del DNA, dei prelievi del DNA e quant'altro, l'abbiamo inquadrata come polineuropatia cronica infiammatoria demyelinizzante, il che ho detto, e che è? Cioè, nel senso che subito gli ho detto scusate, ma è una malattia di che tipo? È curabile, non è curabile? No, è una malattia rara, mi ha dato l'attestato di malattia rara. Non sono più ritornata a quella di prima, nel senso che tutto il lato sinistro ha formicolii sia alla mano che a livello piedi e gambe, formicolii continui. Per cui non si riescono più a fare, chiamiamoli lavori di precisione, voglio dire. Non riesco più a fare le scale, perché è diventato improponibile per me fare le scale.
e non riesco a piegarmi con le gambe, tipo ad andare in bagno dove non ci sia il water. Il periodo della gravidanza per me è stato il periodo più bello, dove sono stata meglio in assoluto, per cui sono stati 9 mesi bellissimi, dove sono stata bene, in forza. La prima angoscia, il primo timore era quello di avere un figlio e di trasmettergli la stessa malattia e che viva quello che sto vivendo io. Il problema è stato che dopo la gravidanza si è ripresentata e la cosa che a me è sempre molto dispiaciuto era il fatto di non riuscirlo a tenere in braccio quando avevo le ricadute. Vista che lui potesse averlo percepito come un rifiuto della mamma, per me quella è stato massacrante, più delle terapie, più di qualsiasi altra cosa. Entrare nell'associazione per me è stato importantissimo, primo perché mi ero sempre sentito un X-File per tutta la vita, perché non riuscivano a capire che cosa avevo. Ero l'unica in famiglia che aveva sta cosa, nessun altro conoscevo che aveva i miei problemi, per cui sotto un certo punto di vista ho detto, beh, insomma, non sono proprio l'unica, insomma. Nel futuro spero, ovviamente, nella ricerca e spero che si arrivi ad una terapia, se non una terapia risolutiva, però spererei almeno di una terapia che riesca a sganciarci dall'ospedale.